sentito quella voce dentro di te che dice che non ce la farai? Ti sei mai chiesto come riuscire a uscire dalla confusione e costruire finalmente un business di coaching stabile e prospero? Se sei qui, probabilmente hai un desiderio bruciante, ma c'è qualcosa che ti trattiene. E forse è quella voce interiore che ti dice: e se non ce la facessi? E se nessuno mi prendesse sul serio? E se fallissi? Questo video non solo ti darà le risposte, ma ti mostrerà passo dopo passo come superare le paure che ti bloccano e trasformarle nella tua forza più grande. Se il tuo sogno è guadagnare dai 10.000 euro al mese facendo ciò che ami, allora sei nel posto giusto. Ti guiderò attraverso un percorso pratico e chiaro che non solo ti aiuterà ad affrontare le tue paure, ma ti darà anche gli strumenti per creare il tuo business di coaching high ticket da zero. E alla fine di questo video non solo ti sentirai ispirato, ma avrai una guida chiave per iniziare subito. Rimani con me fino alla fine. Sono Valencia e aiuto persone come te a costruire il proprio business di coaching passo dopo passo fino a raggiungere entrate stabili a 5 cifre al mese col mio programma comprovato da zero a coach high ticket, che guida i miei clienti a creare e avviare un business di coaching di successo, comprensivo di tutta la struttura necessaria, dal branding al marketing fino alla gestione dei clienti. Se stai cercando una guida concreta, pratica e basata su esperienza reale, questo è il video che fa per te. Anche perché so esattamente cosa stai vivendo e come superarlo. La paura del fallimento è naturale e può manifestarsi in vari modi: insicurezza, procrastinazione, ansia. Nel contesto del coaching può impedirti di lanciare il tuo servizio o promuoverti. Per combattere questa paura dobbiamo prima comprenderla. La paura di fallire è qualcosa che tutti affrontiamo e lo so perché ci sono passata anch'io. Forse pensi di non avere le competenze necessarie o che nessuno ti prenderà seriamente come coach. Oppure forse temi di non riuscire a generare entrate stabili e di dover mollare tutto dopo pochi mesi. E questo è normale, ma lascia che ti dica una cosa che potrebbe sorprenderti. La paura non è il tuo nemico, è il tuo alleato. Perché? Perché ogni volta che hai paura significa che stai uscendo dalla tua comfort zone ed è proprio lì che avviene la crescita. La chiave è non farsi paralizzare, ma usarla come carburante per agire e imparare. Ricorda che ogni grande successo è spesso preceduto da fallimenti. Allora, cosa puoi fare a riguardo? Devi normalizzare il fallimento. Ricorda che ogni imprenditore di successo ha fallito e spesso anche più volte. Altra cosa, separa l'identità dal risultato, perché un fallimento non ti definisce come persona o professionista. E poi, altra cosa importantissima, impara a vedere il fallimento come un'opportunità di crescita. Questo ti aiuterà a ridurre l'ansia e a focalizzarti sui tuoi obiettivi. Spesso scoprirai che il fallimento è un'opportunità per correggere la rotta. Ti faccio un esempio pratico. Se organizzassi un webinar gratuito e partecipano solamente 5 persone, invece di vederlo come un disastro, potresti analizzare cosa non ha funzionato. Potrebbe essere magari un titolo del tuo evento poco accattivante, oppure il target che hai scelto è sbagliato. Un'altra cosa che potresti fare è usare i partecipanti, quindi quelle 5 persone, per raccogliere un feedback e costruire relazioni autentiche, che sono assolutamente fondamentali, soprattutto quando sei in fase startup. Costruire relazioni vere con gente che ti conosce anche come persona, oltre che come professionista, perché un domani queste persone possono diventare tuoi clienti. Ti darò ora un piccolo esercizio che ha cambiato la vita a molti dei miei studenti. Chiediti questo: qual è la peggiore cosa
che potrebbe succedere se fallissi? E 2. Cosa potrei imparare da quel fallimento? E 3. Cosa potrei fare oggi per ridurre il rischio di fallimento? Quando inizi a vedere il fallimento come parte naturale del processo, ti accorgi che è un passo necessario verso il tuo successo. La paura del fallimento è spesso radicata in convinzioni limitanti, come la paura del giudizio altrui o di non essere abbastanza bravi. E queste convinzioni possono derivare da esperienze passate o pressioni sociali. Ok, ora entriamo nel concreto. Ecco i 3 passi fondamentali per partire con il tuo coaching business anche se hai paura di fallire. Primo passo: parti in piccolo ma parti subito. La perfezione è il nemico dell'azione. Non devi avere un sito super professionale o 10.000 follower sui social per partire. Non aspettare di avere tutto perfetto. Ciò che conta è iniziare. E guarda, qui parlo proprio per esperienza personale. All'inizio anche io ho fatto l'errore di volere tutto perfetto, sono partita dal sito web, mi sono concentrata sul branding e questo mi ha portato via mesi interi e risorse, perché mantenere un business ha dei costi mensili, quindi non fare come ho fatto io agli inizi e parti subito con la ricerca dei primi clienti. E a proposito di questo, trovi un video proprio qui dove spiego passo passo come fare a partire subito. E offri le tue prime sessioni gratuite a prezzo ridotto. Trova 5 persone disposte a lavorare con te e inizia a costruire la tua metodologia. La cosa più importante è ricevere feedback reali e iniziare ad allenarti come coach. È fondamentale iniziare con obiettivi piccoli e raggiungibili e ogni successo ti darà la fiducia necessaria per affrontare sfide più grandi. E altra cosa fondamentale, festeggia ogni traguardo raggiunto, perché fare questo ti aiuterà a mantenere un mindset positivo. Ed ora vediamo il secondo passo, che riguarda la tua nicchia, e precisamente nella fase in cui si identifica la nicchia. Uno degli errori più comuni è cercare di aiutare tutti, ma la verità è che il successo nel coaching dipende dal trovare il tuo pubblico ideale. Nel mio caso, io aiuto i miei studenti a identificare il loro cliente ideale attraverso un processo chiaro e pratico, però tu puoi comunque iniziare chiedendoti: quali esperienze hai vissuto che potrebbero aiutare gli altri? Quali problemi sai risolvere meglio di chiunque altro? E soprattutto, chi sarebbe disposto a pagarti per quei risultati? Quando conosci la tua nicchia, tutto diventa più facile, dal marketing alla definizione dell'offerta. E se hai bisogno del procedimento passo a passo per creare la tua nicchia e la tua offerta perfetta, trovi tutto nella mia guida gratuita di 28 pagine Scappa dal limbo, dove ti spiego tutto quello che c'è da sapere e ti do anche delle strategie per acquisire primi clienti e scalare il tuo business di coaching. Trovi il link nella descrizione o metti nei commenti 10k per ricevere il link. Ed ora vediamo il passo numero 3, fondamentale. Cura il tuo mindset ogni giorno. Il 90% di ciò che determina il successo nel coaching non è la metodologia, quindi non è il metodo, non è il marketing, è il mindset. Per avere il giusto mindset devi superare le barriere mentali e pratiche. Prima di tutto devi gestire l'autosabotaggio. E l'autosabotaggio si manifesta attraverso comportamenti come la procrastinazione o la paura di prendere decisioni.
riconosci i segnali e agisci tempestivamente. Crea una routine quotidiana e imposta scadenze realistiche. Una lista di cose da fare aiuta moltissimo nel combattere l'autosabotaggio. Se sai esattamente cosa fare giorno per giorno, ti sentirai più sicuro di te. E altra barriera da superare molto comune è la paura del giudizio. Per la precisione, la paura del giudizio altrui, che può impedirti di promuovere il tuo business. Focalizzati sui feedback costruttivi e usa il giudizio negativo come un'opportunità per migliorare. E se ti dovessero capitare commenti negativi da parte di trolls, che in genere sono tuoi concorrenti, non lasciarti coinvolgere in litigi, soprattutto nei tuoi social. La cosa migliore da fare è non rispondere o dargli importanza, perché altrimenti questo potrebbe danneggiare la tua immagine, che è esattamente quello che loro vogliono. Devi imparare a non dare importanza ad ogni singola cosa e rimanere concentrato sulle cose che contano davvero, che è in primis il tuo business. Infine, per essere al massimo della tua produttività è necessario che sviluppi una certa disciplina nella gestione del tempo e delle priorità. Impara a stabilire priorità e a monitorare il tuo tempo in modo efficace. Utilizza strumenti come il calendario, le liste di attività e le tecniche di gestione del tempo. Altro esercizio che puoi fare: scrivi 3 piccoli successi ogni sera. Visualizza te stesso tra un anno mentre lavori solo con i tuoi clienti preferiti e usa il fallimento come parte di un processo, non come un'etichetta. Lavora ogni giorno sulla tua fiducia in te stesso, sui tuoi obiettivi e sulla tua resilienza. Questo è un ultimo punto veramente fondamentale. Sviluppare la resilienza è la caratteristica, direi, fondamentale che distingue l'imprenditore di successo dalla massa. La resilienza è la capacità di riprendersi rapidamente dalle difficoltà e, per la precisione, di adattarsi di fronte a un ostacolo e modificare, se necessario, le proprie strategie. Per costruire la resilienza è essenziale avere una visione chiara dei tuoi obiettivi e un piano d'azione dettagliato. Quando incontri degli ostacoli, cerca di capire cosa puoi imparare dall'esperienza e come puoi migliorare. Ricordati che è fondamentale essere costruttivi, non distruttivi, specie quando stai costruendo un business su cui si baserà la tua vita. E se vuoi davvero fare il salto e scoprire tutti i dettagli per creare il tuo coaching business da zero e non sai esattamente quali passi fare per sviluppare il tuo business di coaching e renderlo profittevole, il prossimo passo è ottenere la mia guida gratuita di 28 pagine Scappa dal limbo. Questa guida ti può senz'altro aiutare a stabilire una rotta ben precisa. Trovi il link nella descrizione o commenta 10k. Scaricala subito e inizia oggi stesso il tuo percorso. Non lasciare mai che la paura ti fermi. Sei capace di molto più di quanto immagini. Costruire un business di coaching di successo non è un sogno irraggiungibile, è qualcosa che puoi iniziare oggi, passo dopo passo. E ricorda che ogni grande coach è stato un principiante. Ogni successo ha avuto un punto di partenza e quello stesso punto per te potrebbe essere proprio adesso. Come finisce questo video? Quindi scarica la guida e inizia a creare il business di coaching che hai sempre sognato. Il tuo futuro inizia qui. Grazie per avermi seguito fino a qui, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!